Ciao a tutti amici, io sono Crix e parlo di piante secondo la mia esperienza da appassionato, amatore e coltivatore. Oggi parleremo della Zamioculcas zamifolia, che è comunemente chiamata anche pianta di Padre Pio, ed è una pianta che specialmente negli ultimi anni è veramente tanto apprezzata. Questa pianta diciamo che si distingue per la sua particolare bellezza, o almeno secondo me è molto bella, ma soprattutto è ottima anche perché è una pianta molto resistente. Ora andremo a conoscerla meglio. Come sempre vi avviso che qua sotto nell'info box trovate tutti i miei social, Facebook, Instagram e chi più ne ha più ne metta, trovate il mio blog sulle piante, quindi se volete andare a vederlo e iscrivervi mi fa molto piacere. Se questo video vi piace e vi è utile, un bel like e iscrivetevi al canale, fatemi sapere come sempre nei commenti. Vi ricordo anche che su Discord stiamo creando una piccola community, quindi c'è arte, gaming e anche lì tanti altri argomenti, però c'è anche la sezione piante con cui possiamo conoscere gente, scambiarci consigli e cose di questo genere, quindi anche quello è qua sotto. In più, sempre qua sotto trovate dei link, come sempre, di Amazon, di solito, che sono prodotti che utilizzo io. Non perdiamo altro tempo e iniziamo! Con foglie verde scuro e molto lucide, questa pianta ha origine in zone come Tanzania, Zimbabwe, Kenya e mi sembra anche delle zone di Zanzibar, da alcune parti dello Zanzibar. Quindi diciamo che cresce spontaneamente in climi aridi o semiaridi, ha sviluppato così la capacità di adattarsi in situazioni un po' più diciamo così secche di siccità, sviluppando dei rizomi, perché questa è una pianta rizomatosa. Ha sviluppato questi rizomi che immagazzinano acqua e quindi di conseguenza è riuscita ad adattarsi bene in questi climi. Tra l'altro questa pianta non è solo bella ma è anche utile, perché tramite uno studio che è stato condotto dalla NASA, ho letto perché è una cosa che non sapevo, quindi che bello fare questi video, questa pianta è in grado anche di ripulire l'aria che respiriamo in casa, perché mi sembra, se non ricordo male, che assorba il toluene e il benzene e quindi va a migliorare, a depurare quindi proprio l'aria di casa nostra, quindi grazie piantina. Ho letto che si dice che questa pianta tra l'altro porti fortuna, infatti dicono che, o almeno in alcuni posti credono che attragga energia positiva e prosperità. Ho letto che però, perché nel Feng Shui mi pare, va posizionata o vicino alla porta d'ingresso o in una posizione di sud-est della casa. E infatti questo è uno dei motivi per cui questa pianta di solito viene regalata come auspicio per fortuna e prosperità. Come temperature questa pianta è ottima, l'ideale è crescere fra i 18 e i 26 gradi, non fatela mai scendere sotto i 10 gradi perché inizia a danneggiarsi più pesantemente. E è una pianta che patisce molto sbalzi termici e correnti d'aria, quindi fate anche bene attenzione a questo. Come esposizione dicevamo che è una pianta che si adatta facilmente, è una pianta di cura molto facile, proprio perché allora ha bisogno di luce indiretta, quindi parziale, non diretta del sole, però è una pianta che è in grado di adattarsi anche in posti con scarsa luce. Quindi se in casa avete un angolo leggermente più buio non preoccupatevi. Diciamo anche che però ovviamente più è buio più crescerà lentamente e potrebbe perdere qualche foglia o comunque non essere vigorosa come in una situazione luminosa, sempre di luce parziale ma luminosa. Come terreno ovviamente, essendo una specie di succulenta, predilige terreni drenanti, quindi un mix di terreno, di un terriccio di buona qualità con un po' di perlite, diciamo, è ottimo. Io personalmente ho anche aggiunto un po' di sabbia di fiume, proprio semplice. Qua sotto nell'info box trovate quello che di solito utilizzo io ordinandolo su Amazon. Come annaffiature è una pianta che abbiamo detto non patisce la siccità, quindi bisogna sempre aspettare che il terriccio sia ben asciutto da un'annaffiatura all'altra. Io normalmente la vado a bagnare per immersione dentro al mio lavandino che riempio d'acqua, metto il vaso solo quando la terra è completamente asciutta, mi raccomando, perché è molto facile andare con
contro marciumi radicali. Potete controllare quando è asciutta con uno stuzzicadenti, quindi il classico metodo della nonna: se esce pulito la terra è asciutta, altrimenti io uso il tester che metto dentro e mi dice quanto il terriccio è umido o bagnato. Anche di questo vi lascio il link qua sotto, ovviamente. Allora, la pianta, diciamo che come concimazione non è molto esigente in realtà di sostanze nutritive, anche perché non è una pianta che tenderà a fiorirci o a fare chissà quale crescita molto veloce. Diciamo che è bene concimarlo, perlomeno io la concimo nei mesi in cui la sua crescita è più attiva, quindi primavera, estate, o anche un po', alcune volte un po' in autunno, se le temperature ancora non sono tanto scese. Abbiamo due metodi: o con concime granulare messo direttamente nel terriccio, e quindi a seconda del concime che abbiamo e di quanto ci mette a sciogliersi possiamo valutare, o altrimenti una volta al mese con il concime liquido. Diciamo che va bene anche quello col rapporto 20-20-20, anche di questo comunque vi lascio il link. Oppure un altro metodo che utilizzo io è un mese concimo con il macerato di ortica, che ho fatto il video la scorsa settimana, ve lo lascio qui da qualche parte, e il mese dopo concimo con concime liquido, e vado avanti così in alternanza. Il rinvaso può essere fatto tranquillamente ogni 2 o 3 anni, non consiglio di farlo meno sovente di 3 anni, perché comunque la pianta fa bene un rinnovo di terriccio, mettere magari qualcosa di fresco essendo in vaso, quindi un rinnovo massimo ogni 3 anni, e un rinvaso va fatto quando, un travaso va fatto quando le radici ormai hanno riempito il vaso, quindi fate bene attenzione a questo, perché essendo una pianta che deve essere più asciutta che bagnata, di conseguenza che non stia in un vaso troppo grande rispetto a lei. Tanto comunque ha una crescita molto lenta, quindi appunto non è una pianta che richiede tutti questi travasi soventi, ecco. La riproduzione invece è molto semplice. Abbiamo 3 metodi. Oh, ma tutto il dito macchiato di pigmento della resina. Scusate, stamattina ho fatto la resina. Dicevamo che la riproduzione ha principalmente 3 metodi, che sono quelli che conosco io. 2 sono tramite talea, possiamo fare sia la talea di foglia che la talea di fusto. Questa tra l'altro è una pianta che con la talea di foglia prende che è una meraviglia, io l'avevo già riprodotta anche, basta proprio solo tagliare la foglia, un po' di radicante nel terreno, semplice. La classica talea di fusto, come tutte le talee, o altrimenti si può anche per divisione per rizomatosa, quindi aspettiamo che abbia più di uno di questi fustini, andiamo a svasarla, puliamo bene dalla terra, guardiamo i rizomi che ha, al massimo con un coltellino ovviamente sterilizzato andiamo a tagliare i 2 rizomi più grandi, li dividiamo. Questo è il metodo sicuramente più veloce nel riprodurre questa pianta, anche perché facciamo sì che l'altro rizoma avrà già delle radici ben sviluppate, quindi comunque non dobbiamo neanche aspettare che metta su un apparato radicale, quindi questo è il metodo sicuramente più consigliato. Ovviamente però quest'ultimo metodo funziona se abbiamo già una pianta grandicella, perché le piante piccole hanno rizomi piccoli o magari non ancora del tutto sviluppati o non hanno ancora sviluppati altri, quindi questo è il contro. Ovviamente la malattia più comune di questa pianta sono i marciumi radicali. Il troppo affetto che possiamo dare a questa pianta dando troppe annaffiature sicuramente non gli farà bene. Altri problemi che può avere che sono la cocciniglia, può prendere funghi o batteri, se vedete delle macchie sulle foglie molto probabilmente sono funghi, o altrimenti anche può essere attaccata dall'acaro rosso. Niente che un insetticida, un fungicida non possano abbattere. Se non volete cose chimiche potete utilizzare tranquillamente il macerato di ortica, video sempre da qualche parte, altrimenti qua sotto io vi scrivo quelli che utilizzo anche in questo caso. Mi raccomando, se bagnate troppo la pianta che rischia marciumi, andatela a travasare con del terriccio asciutto e molto più drenante. Se vedete la cocciniglia, un insetticida, e poi andate a pulire bene le foglie. Se vedete un fungo, anche in questo caso fungicida o appunto ortica, e andate però poi a rimuovere le foglie che sono state danneggiate per evitare che si propaghi. Non ha bisogno di grandi cure. L'unica cosa che faccio io, mi rendo conto molto poco sovente con tutte le piante che alcune volte faccio un po' fatica, un panno in microfibra in cui andate a mettere 50% acqua, 50% latte, e andate a pulire un po' le foglie
foglie, così la pianta respira anche meglio, quindi questa è l'unica cura che potete fare a questa pianta. Delle mie piante io ho solo questa, che l'ho comprata nell'aprile del 2023 in una nota catena di negozi del fai da te. L'avevo trovata in sconto, era una pianta che non avevo e mi sono detto dai, perché no, proviamo, e mi piace veramente tanto. Adesso sta allungando molto i fusti, era molto più bassa quando l'ho presa e mi ha fatto molti polloni dalla base, quindi sono molto contento della crescita che sta avendo. Non ha mai avuto problemi, è una pianta che non dà problemi e quindi è molto facile, quindi è super consigliata. Quindi ragazzi, direi di avervi detto tutto. Se cercate una pianta che sia bella, resistente, che abbia bisogno di poche cure, quindi facile da curare, questo è sicuramente il mio consiglio di oggi. Tra l'altro si adatta bene sia per le case private, sono piante che vediamo spesso anche negli uffici proprio perché stanno bene, danno un tocco di verde e quindi in più hanno una crescita lenta, di conseguenza se la mettiamo in un posto e sappiamo che si trova bene non è che dopo un anno la dobbiamo spostare perché è cresciuta troppo, quindi è anche molto facile da gestire come spazi. Detto questo, come sempre spero che i miei consigli vi siano stati utili, quindi lasciate un like e iscrivetevi al canale in modo da aiutarmi tanto a crescere, mi farebbe veramente tanto piacere. Però mi piacerebbe anche tanto sapere nei commenti, uno, se voi avete questa pianta, due, di che pianta volete che parlo in un prossimo video. Ti ricordo che qua sotto nell'info box trovate social, sito, blog, link dei prodotti che utilizzo io, trovate tutto qui sotto. Che dire, alla prossima, un grande abbraccio, ciao da Cree! Visto la vicinanza di Halloween, sì, ho messo qualche charm di Halloween. Volevo fare un po' vibes. Ok, niente.